Non lo farai mai. Perché no? Non credo tu possa riuscire a farlo. Se ce l'ha fatta qualcun altro, posso farcela anche io. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In italiano esistono tantissime piccole paroline che i madrelingua usano apparentemente senza un significato ben preciso, ma che in realtà esprimono un concetto, un significato piuttosto chiaro, appunto. E per l'appunto in questo video ne vedremo proprio una. Appunto. Ok, la smetto, ma in questo video andremo proprio a vedere tutti gli usi e i significati della parolina appunto. Siete pronti a prendere appunti? Ovviamente, come sempre, ci saranno moltissimi esempi in modo tale da rendere l'apprendimento più facile, più concreto, più immediato. Cominciamo subito! Come ho già spiegato, la parola appunto ha diversi significati e questo dipende dal fatto che la parolina ha due diverse etimologie, cioè due diverse origini. La prima origine è dalla locuzione appunto, che come vedete era scritta separata in due diverse parole. Ma con il tempo, grazie al fenomeno di raddoppiamento del suono, è diventata una sola parola con due P, appunto. In questo caso si usa molto spesso da sola, come esclamazione, con il significato di proprio, precisamente, esattamente. È usata, insomma, per puntualizzare, per dare enfasi, per dire esatto, proprio così. Vediamo alcuni esempi. Oggi ho incontrato Luca che faceva shopping, era arrabbiatissimo. Ma Luca non odiava fare shopping? Appunto, proprio per quello era arrabbiato. O ancora, sono stufa, è da una settimana che continuo a ricevere chiamate da operatori telefonici che vogliono propormi nuove offerte. Capita la stessa cosa anche a me. Che poi mi chiedo, ma da dove li prendono i nostri numeri di telefono? Appunto, io non l'ho neanche pubblicato sulle pagine gialle. Con questo significato, la parola appunto viene anche utilizzata come intercalare, cioè una parola che viene continuamente inserita nel discorso senza accorgersene e senza una reale necessità, solo per puntualizzare quello che stiamo dicendo, per far concentrare l'attenzione di chi ascolta sui punti che consideriamo più salienti, più rilevanti nel nostro discorso. Per esempio, nella mia tesi di laurea ho trattato appunto il tema dell'inquinamento ambientale, che è appunto molto sentito al giorno d'oggi. La prima parte del lavoro si concentra appunto sui principali problemi che l'inquinamento appunto causa all'ambiente. Nella seconda parte ho menzionato invece le possibili strategie che si potrebbero appunto attuare per risolvere tali problemi. Fate attenzione però, io vi sconsiglio di utilizzare appunto come intercalare, o perlomeno vi sconsiglio di utilizzarlo con la stessa frequenza che abbiamo visto nel discorso poco fa, perché a lungo andare potrebbe risultare molto ripetitivo, ridondante e anche un po' fastidioso. Io sono sicura che quando stavate ascoltando l'esempio di poco fa, anche voi eravate un po' infastiditi dalla frequenza di appunto, non è vero?
Vi consiglio invece di utilizzarlo per aiutarvi quando state facendo un discorso, state esprimendo un vostro pensiero in italiano e rimanete a corto di parole e avete bisogno di un po' di tempo per pensare. Bene, in quel caso utilizzare appunto vi farà risultare molto naturali e a vostro agio nella conversazione. E anche se decidete di non utilizzarlo, ovviamente dovete essere in grado di riconoscerlo e di comprenderne il significato, perché i madrelingua lo usano molto spesso, quindi si usa anche moltissimo nei film, per esempio. Un altro uso di appunto con lo stesso significato è nella locuzione per l'appunto, che è semplicemente un rafforzativo e quindi viene utilizzata nello stesso identico modo di appunto. L'unica differenza tra le due, se proprio vogliamo trovarne una, è che per l'appunto viene meno utilizzata nel linguaggio colloquiale perché è un po' più comune, più appartenente a un linguaggio più elevato, quindi un ambito sicuramente più formale. Ad esempio, un aspetto fondamentale nel nostro progetto è per l'appunto costruire uno spazio di libertà, sicurezza e serenità per tutti i membri della nostra azienda. La seconda etimologia della parola appunto si fa risalire invece al verbo appuntare, che significa semplicemente scrivere, mettere per iscritto. In questo caso, ovviamente, appunto, oltre ad essere la prima persona singolare del presente indicativo del verbo appuntare, io appunto qualcosa, è anche un sostantivo, un nome. Questo indica una nota veloce e sommaria, che viene scritta per ricordare un fatto, una data o i punti salienti, i punti più importanti di un discorso o di una lezione. Ma in realtà si scrive un appunto anche come promemoria, per ricordarci quello che dobbiamo dire o che dobbiamo fare. In questo caso, il verbo utilizzato con questo sostantivo è prendere. Parleremo quindi di prendere appunti sul quaderno degli appunti o sul blocchetto degli appunti. Ma non è finita qua. Infatti, se parliamo di un appunto al singolare, questa parola può anche indicare un rimprovero, una osservazione, una censura, ma non troppo grave. Ad esempio, se arriviamo sempre in ritardo al lavoro, il nostro capo potrebbe farci un appunto sulla nostra condotta, ovvero potrebbe riprenderci, rimproverarci per il nostro comportamento. Ma ci tengo a precisare che quando utilizziamo la parola appunto invece di rimprovero, per esempio, è perché vogliamo sottolineare che il rimprovero che ci è stato fatto o che abbiamo fatto non è stato poi così grave, così serio. Vediamo adesso un dialogo che contiene tutti gli usi e i significati della parola appunto che abbiamo appena visto. Ciao Rocco, oggi sei andato alla lezione di diritto? Ciao, sì, ci sono andato, ma non ti ho vista. Appunto, non sono venuta perché non stavo bene. Ti dispiacerebbe passarmi gli appunti? Ma certo, figurati, se perdi una lezione di diritto sei rovinata. Appunto, non vorrei che sia troppo difficile recuperare. Ma no, non preoccuparti, in un paio d'ore la recuperi. Ma oggi non dovevi andare dal dentista? Sì, appunto, mi sa che dovrò recuperarla domani. Spero di fare in tempo prima della prossima lezione. Se posso farti un appunto, sarebbe il caso che tu mandassi una mail alla professoressa per spiegarle il motivo della tua assenza. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Avete preso tutti gli appunti? Sì?
Allora vi lascio un compito. Provate a scrivere un piccolo dialogo come quello che abbiamo appena visto, utilizzando appunto tutti gli usi e i significati della parola appunto. Potete scriverli qui nei commenti. Se invece siete dei grandi fan di queste piccole paroline che, credetemi, sono veramente utili, utilissime quando siete in una conversazione e avete bisogno di prendere del tempo per pensare a quello che dovete o che volete dire, allora non dovete assolutamente perdervi il video dedicato alla parolina allora. Lo so, gli italiani la usano sempre. Inoltre vi ricordo che se vi piace così tanto la parolina allora, potete trovare moltissimi oggetti sul nostro negozio online Lernamo Collection dedicati proprio a lei. Il link è anche lui nella descrizione. Se invece volete dare un'occhiata a tutte le altre lezioni di grammatica ma anche di cultura italiana, potete trovarle sul nostro sito www.lernamo.com. Seguite già Lernamo anche su tutti i nostri social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, su TikTok. Se ancora non lo fate, cosa state aspettando? Siamo lì! Con questo è proprio tutto. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo con un nuovo video qui su YouTube. Ciao! Se smettono, lo rifaccio. Non smettono questi per ora. Non è andata male, dai. Poteva andare peggio.